Che tipo di Sì, sì. alberi sono, che tipo di specie sono quelle più piantate nel progetto per adesso? Allora, qui, visto che hai appunto queste condizioni così diverse, soprattutto hai tanta pioggia, ti permette di fare delle specie magari più tropicali. Infatti, se entri in nella regione, appena entri nella regione dove c'è questo nuovo progetto che abbiamo iniziato quest'anno, è un bananeto ovunque, cioè ci sono veramente banani ovunque, perché era qualche anno fa la pianta sicuramente più interessante a livello economico. Adesso ci sono un sacco di avocado, quindi la gente è molto interessata a piantare avocado, macadamia, e poi tutte anche le specie forestali tipiche di questa zona dell'Africa, quindi facciamo moringa, neem, quindi tutte piante che possono aiutare le specie diciamo più economicamente valide con piante che però si adattano benissimo. Qua hanno un sacco di usi, il neem qua lo chiamano muarobaini, che in Swahili è 40, perché si crede, o comunque si crede, è utilizzato per curare 40 tipi diversi di malattie, quindi è una pianta che viene usata. Però Sì, appunto c'è questa conoscenza delle piante, c'è questa conoscenza di quali piante hanno più interesse, quindi i primi giorni ho fatto con i ragazzi di questa organizzazione, si chiama Wow, abbiamo fatto un meeting di villaggio, c'era un centinaio di persone e sono stati loro a proporci delle piante per il prossimo anno. Quindi ci hanno detto, fantastico. però perché non facciamo un macadamia e le arance? Aggiungendole a quelle che avevamo proposto noi insieme a questi ragazzi dell'organizzazione locale. Quindi Fantastico. appunto c'è, sì sì. Ma senti, Ciuffo, devo prendere un bicchiere d'acqua, mi sto prosciugando. Ma certo. Che qua con queste condizioni climatiche riusciamo a fare, importantissima, è riuscire a fare 2 o 3 piantumazioni durante l'anno, mentre in alcuni posti se ne può fare solo una perché magari la stagione delle piogge è molto breve, quindi bisogna necessariamente piantare a ridosso dell'inizio della stagione delle piogge. In questo caso possiamo avere 2 o 3 piantumazioni ogni anno e quindi il piano forestale inizialmente è fatto con piante che crescono in vivaio più velocemente e quindi che possono essere distribuite, messe in terra prima, e poi piante che invece hanno bisogno di più tempo e quindi o che vengono innestate, quindi, e che quelle quindi verranno distribuite poi dopo. Però avere 2 distribuzioni durante l'anno permette anche all'organizzazione di ricevere fondi 2 o 3 volte l'anno, permette appunto di investire di più. Quindi tutte queste piantumazioni quest'anno è stata fatta nel villaggio di Ilolo, e invece il piano forestale che abbiamo discusso per il prossimo anno, che saranno molte più piante, saranno 3 volte le piante che abbiamo fatto quest'anno, quindi appunto nell'ottica anche di organizzazione di crescere ogni anno, verrà fatto in 4 villaggi, però sempre dello stesso distretto, diciamo, con l'ottica poi l'anno dopo di farli tutti 8 con una maggiore produzione, quindi arrivare a, non lo so, 7-8 volte quello che magari abbiamo fatto il primo anno. Quindi ogni anno cercare di accrescere il numero di produzione perché chiaramente vuol dire più ritorno economico per l'organizzazione e più contadini coinvolti, quindi più piante distribuite.